sono a bordo di una BMW 323i E36 del 1996, bellissima in versione coupé, prodotta dal 92 al 99. Monta il 6 cilindri in linea M52 B25 da 170 cavalli e 245 Nm di coppia massima. Si tratta del propulsore della 325i uscente depotenziato e rivisto da 192 a 170 cavalli, deriva sempre dalle famiglie degli M50 per creare una versione di congiunzione tra la 320 e la 328. Alla fine è sempre lo stesso, infatti la coppia rimane fortunatamente invariata. Le prestazioni sono buone, con uno 0 a 100 in 8 secondi ed una velocità di punta di 227 km/h. Buono anche il peso nell'ordine dei 1310 kg, fattore oggi sottovalutato, se non trascurato, ma fondamentale per avere una vettura dinamica e divertente. È equipaggiata con un cambio manuale a 5 rapporti, sempre una garanzia per tutte le condizioni di utilizzo. A completare il quadro c'è ovviamente la trazione posteriore, mai pericolosa vista la potenza disponibile e l'ottimo bilanciamento portato in dote dalle E30. Provandoli a poche settimane di distanza è impossibile non vederne similitudini e punti di forza ereditati dalla serie precedente. Non si rischia mai nulla anche quando la si maltratta con una guida brusca, rimanendo comunque sufficientemente analogica se si ha voglia di fare gli stupidi. Questa meravigliosa E36 è di proprietà di Autofficina Bertaia Martino, che sta offrendo al mio canale una panoramica incredibile su alcune delle BMW più belle del passato. Come per l'E30, anche l'E36 è passata attraverso un corposo restauro fino a presentarsi in condizioni impeccabili, oltre ad essere affidabile tanto da poterla guidare tutti i giorni. Martino ha sostituito i collettori di aspirazioni con quelli dell'M50 senza Vanus, ha caricato una nuova mappatura, filtro sportivo e praticamente è come se questo 6 in linea non fosse mai stato depotenziato. Gli interventi meccanici di Martino hanno dato veramente una bella svegliata al propulsore. Ho avuto esperienze con questa tipologia di motore sulla Z1, che coinvolge più per il tipo di auto che è che per le prestazioni di per sé. Qui galoppa, me l'aspettavo un pochino più ferma e invece la ragazza è bella sguaiata. Comunque il 2024 si sta rivelando l'anno delle BMW, ne arriveranno moltissime altre. La serie E36 fu affidata dai vertici del marchio al solito Klaus Lute, con non poche direttive da seguire: maggiore abitabilità, efficienza dei motori e dei consumi, ridurre i costi di esercizio, migliorare la sicurezza e utilizzare componenti per l'80% riciclabili. Le aspettative erano alte, visto il successo della precedente E30. Così il volume esterno della vettura aumentò per garantire il tanto agognato spazio a bordo. La monoscocca è il 45% più rigida, unita al sistema sospensivo posteriore sperimentale Z-Link, offrirono stabilità e sicurezza. Vennero utilizzate leghe leggere e particolari in plastica, insomma ogni punto venne toccato per renderla esattamente come mamma BMW la voleva. Non era esente da difetti, per carità, ma il successo all'epoca fu gigantesco, con quasi 2.750.000 esemplari venduti, fruttati in lungo e in largo per qualsiasi tipo di uso e competizione, dal drift agli stuntman, dal cinema come nel caso del primo Mission Impossible, ai campionati turismo, fino a certi manici pazzi che le scannano ancora oggi per tallonare le supercar al Nürburgring. Stilisticamente l'E36 fu un progetto completamente diverso dall'E30, volumi aumentati rimanendo comunque sotto i 4,5 metri di lunghezza, dando l'idea di essere una vettura massiccia.
Il frontale, come ogni porzione del corpo vettura, venne squadrato, con il nuovo disegno dei fari nettamente staccato dal passato. Rimase invece il doppio rene di dimensioni intelligenti. Spostandoci verso il posteriore possiamo apprezzarne le linee tese e relativamente semplici, fino alla coda quasi tronca. Qui domina l'enorme spoiler, l'estrattore con prese d'aria e il terminale a doppia uscita. Quello in prova oggi nasce con l'allestimento individual e comprensivo della colorazione Madeira Violet, oltre al kit estetico M-Tech. È abbastanza aggressiva messa giù così, impossibile negarlo. A me piace una personalizzazione azzeccata che rende giustizia alla meravigliosa versione a 3 porte. Tocco di classe e di ignoranza ai cerchi BBS scomponibili da 17 ed un assetto coni regolabile, unito a barre antirollio HR maggiorate. A bordo la cura dei dettagli è nettamente migliorata, mantenendo comunque l'impostazione già vista sulla serie precedente. Il cockpit, sempre leggermente rivolto verso il conducente, offre una strumentazione intuitiva ma non semplicissima, è veramente pieno di tasti, mentre in linea generale lo spazio è sempre quello che è. Al di là che si tratti della coupé, dietro si sta sempre stretti, visto che l'aumento delle dimensioni esterne venne sfruttato per adeguarne i criteri di sicurezza, nulla più. Pochissime le 323 e 36 in vendita al momento. I pochi esemplari proposti con molti chilometri e pressoché originali si aggirano sui 15.000 euro. C'è molta più offerta sulle 320i. Se ne trovano di ogni variante di carrozzeria a prezzi di poco sopra o sotto i 10.000 euro. Se il modello piace e il propulsore non è importante, swappatela al limite. Si trova di tutto e di più, ha ancora parecchio mercato, meravigliose le M3 e 36 che sfiorano i 40.000 euro, mica noccioline. A proposito di acquisti, i principali difetti del modello, avvertiti dai proprietari, si manifestano dopo elevati chilometraggi, problemi al sistema Vanos nell'M52, pompa acqua, cedimenti della tappezzeria o usura dei silent block e componenti simili arrivano dopo centinaia di migliaia di chilometri, niente che non avvenga anche su altri modelli. Basta una sana manutenzione ed un utilizzo intelligente per farle campare una vita. Fate caso allo stato generale, onde evitare spiacevoli sorprese che si traducono in fatture salatissime. Anche questa veramente si guida da sola. Lo sterzo reattivo resta comunicativo nonostante sia molto leggero. Non è una caratteristica che preferisco, ma su questa vettura veramente non incide su quella sensazione di inaffidabilità. È leggero ma preciso. Il cambio è perfetto, solo il retro che fa un pochino fatica ad entrare. Il posteriore non si scompone mai, complice anche questo assetto che, come dicevo, se fosse mia cambierei solamente i cerchi e le gomme un po' più strettina, togliendo un pochino di camber, per il resto è perfetta. La BMW 323i E36 ha un fascino senza tempo, uno dei pochi modelli eterni che hanno segnato la storia del marchio e del motorsport. È stata un tassello fondamentale per la crescita di modello e marchio, facendo da filtro nel passaggio dall'analogico al digitale nel nuovo millennio. Quella in prova oggi è proprio come la vorrei, perfetta per la guida sportiva e cattiva una volta che ci si ferma a rifare il pieno.